però si può migliorare altre cose nella vita, si può comprare una macchina che inquina di meno, una macchina elettrica, possiamo muoverci verso i pannelli solari, ok? E favoriremo la sostenibilità del nostro ambiente, smetteremo di distruggere così tanto, ma quando compriamo prodotti animali, un animale è sempre morto. Fine, punto. Ho appena avuto un'orribile conversazione che ha interrotto il mio allenamento, poi ha cominciato anche a piovere e quindi non ho nemmeno potuto continuare dopo essermi sfogato un po' con un amico. Abbiamo cominciato sul veganismo, sulla moralità del veganismo. Diciamo che questa persona aveva riconosciuto che è sbagliato far del male agli animali, ma fin dall'inizio ha detto che lui non gli interessava molto gli animali, ma aveva, diciamo, aveva più connessione con l'ambiente. Quindi siamo andati in fondo, siamo andati d'accordo sul fatto che fare un'azione brutta come stuprare, come avviene l'inseminazione artificiale, dove viene inserito una mano nel culo nella mucca e una siringa per inserire lo sperma e far diventare incinta la mucca. Quindi siamo stati d'accordo che queste azioni sono uguali. Siamo stati d'accordo che comunque l'allenamento intensivo è uno dei motivi per il quale il mondo si sta distruggendo, quindi dal punto di vista ambientale non è assolutamente sostenibile. Siamo d'accordo sul fatto che non c'è la necessità di mangiare prodotti animali nel 2021, che ci sono le informazioni per sapere che è innecessaria la sofferenza che facciamo a questi animali. E lui non si giustificava, lui continuava a dire che non aveva connessione con la perdita di una vita di un animale. Lui ha detto che se gli fosse morto un animale davanti, per esempio il mio cane, o un abuso fosse fatto ad un cane per strada, sì, ci sarebbe rimasto male, avrebbe visto la cosa non andasse bene, ma non più di tanto. Ed è lì che ho continuato a ricordargli: sì, quindi tu stai abusando gli animali, quindi per te non dai valore agli animali. Il fatto che sono degli individui, il fatto che sono intelligenti come dei bambini di 3 anni, per te non vale niente questo. E lui continuava a dire che lo riconosceva, ma con tantissimo egoismo continuava a dire che in realtà non gliene fregava, e ha cominciato ad attaccare il veganismo dicendo che siamo troppo integralisti e facciamo cose sbagliate come accendere le macchine o avere un cellulare, e quindi visto che accendere una macchina e avere un cellulare ha altri effetti negativi sull'ambiente, forse sullo sfruttamento umano, comunque per questa ragione allora andava bene per lui continuare a abusare gli animali. Continuava ad andare bene comprare ogni tanto una cotoletta di soia e sapere che animali non erano abusati, e un'altra volta invece comprare il pezzo di carne di un animale schiavizzato e ucciso con una bella lama sulla gola, e mentre farlo morire nel proprio sangue per una fottuta bistecca. E quindi lui sosteneva che dovremmo andare tutti a vivere in una capanna se dovessimo essere coerenti. Io gli ripetevo che essere vegano non vuol dire essere contro la civilizzazione, vuol dire soltanto essere consapevole delle proprie azioni e agire di conseguenza al meglio possibile in un mondo civilizzato, non vegano, e quindi fare miglioramenti nella propria vita. E lui continuava ad accusare l'integralismo vegano perché io ho una macchina, accendo la macchina e sto facendo del male all'ambiente. Allora io è lì che mi sono un po' alterato, e perché comunque, cioè, per quanto ragazzi, quando facciamo attivismo dobbiamo rimanere tranquilli perché noi stiamo portando un messaggio di pace. È vero anche che c'è gente come lui che chiaramente non pro veganismo. Questa persona non diventerà vegana, sono sicuro al 90% che l'unica ragione per cui lui diventerà vegano è perché la maggioranza diventerà vegana, perché la carne diventerà illegale. Quindi il fatto che mi sono arrabbiato non credo influisca tanto nel suo percorso. E ho cominciato, gli ho fatto capire che il motivo per cui 77 miliardi di animali, 3 triliardi di animali d'acqua muoiono è perché gente mangia carne. Non c'entra niente accendere una macchina. Accendere una macchina non sta uccidendo 77 miliardi di animali, non sta uccidendo 3 triliardi di animali di mare. La pesca intensiva sta uccidendo 3 triliardi di animali di mare. La popolazione di squali
non sta diminuendo per colpa di gente che va in barca, sta diminuendo per la pesca intensiva, per il bycatch, per la pesca, non mi viene il termine, ok? Per gli errori che succedono, perché con una rete prendono tutto e prendono anche gli squali. I 77 miliardi di animali muoiono perché la gente vuole un cazzo di hamburger, non perché accendiamo una macchina. La foresta amazzonica è deforestata perché ci sono gli allevamenti intensivi che hanno bisogno di troppo spazio, ed è per questo che è deforestata, non perché uno accende una fottutissima macchina. E anche se prendiamo in considerazione accendere una macchina sta aiutando assolutamente il riscaldamento globale, se ci fosse se non ci fossero gli allevamenti intensivi, le emissioni sarebbero ridotte di un tot per cento. Farò una piccola ricerca, ve lo metto qua. E inoltre è possibile migliorare e rendere più ecologiche le nostre scelte giorno in giorno. Ritengo che questi cambiamenti maggiori sono molto più in mano a grandi potenze che a noi come individui, perché quando vai al supermercato è molto difficile vivere senza plastica, anche se è possibile con tanto sforzo. Ma quello che voglio dire è che quando si comprano prodotti animali c'è sempre dell'abuso, c'è sempre della morte, c'è sempre della schiavitù, e quindi non si può non si può rendere giusto il consumare prodotti animali, è sempre sbagliato, però si può migliorare, altre cose nella vita. Si può comprare una macchina che inquina di meno, una macchina elettrica, possiamo muoverci verso i pannelli solari, ok? E favoriremo la sostenibilità del nostro ambiente, smetteremo di distruggerlo così tanto. Ma quando compriamo prodotti animali, un animale è sempre morto, fine, punto. Ed è finita più o meno così, no? La conversazione è finita con la ragazza che si è inserita e mi ha chiesto di smettere di parlare, di disturbarli, quando comunque il ragazzo continuava a rispondere. Era lui, anzi, che cominciava a mettere dei punti, quindi lei era soltanto infastidita perché anche lei abusa gli animali. In ogni caso ho definitivamente perso la pazienza in quella conversazione, ma diciamo sono felice di essere stato passionale in quel momento, perché penso che non sarebbe andata in nessun altro modo. In ogni caso quello lì ha bisogno che la carne diventi illegale, e basta. Peace.